Ho parlato con Federico Di Marco. Ebbene sì, amiche ed amici interisti, amiche e amici di Passione Inter, ho avuto la possibilità e il grande piacere di scambiare qualche battuta con il nostro Di Marco all'interno di un gran bel evento organizzato dall'Inter, un evento di cui ora vi parlo all'interno di questo contenuto, ve lo racconto nei dettagli. Prima vi ricordo di iscrivervi al nostro canale se non lo avete ancora fatto per sostenerci e per non perdervi anche i prossimi contenuti che andremo a pubblicare e le dirette che facciamo ogni giorno alle 19:30 con tutti i temi caldi di Casa Inter, quindi mi raccomando iscrivetevi subito. Detto questo, vi racconto questo appuntamento speciale. Allora, sono stato invitato dall'Inter quindi per rappresentare Passione Inter ed il nostro sito passioneinter.com al primo Web Media Day organizzato dall'Inter, dall'ufficio stampa nerazzurro, un evento in cui i principali siti di informazione sul calcio e in particolare quelli che si occupano dell'Inter, di Inter 24 ore su 24, 7 giorni su 7, appunto come noi, hanno avuto la possibilità di chiacchierare e di fare delle domande appunto a Federico Di Marco, grande tifoso interista prima, poi talento del settore giovanile e oggi un giocatore importante nella rosa campione d'Italia allenata da Simone Inzaghi. Personalmente ho molto apprezzato questa opportunità e questo evento. Non credo sinceramente che altri club di alto livello, almeno in Italia, abbiano mai proposto un format simile, permettendo quindi ai giornalisti del mondo del web di interagire in maniera così diretta con un calciatore importante della prima squadra. L'ho trovata veramente una gran bella iniziativa, non tanto perché ho potuto partecipare io in prima persona o comunque non solo, chiaramente mi ha fatto molto molto piacere anche a livello personale, ma mi è piaciuto soprattutto per due motivi. Da un lato, in un momento in cui per vari motivi gli uffici stampa e i club si chiudono molto ed è difficile parlare con i tesserati e spesso anche con le media house, eccetera, si producono tutti i contenuti da soli. Questo è stato secondo me un gran bel segnale, l'ho molto apprezzato, un segnale di apertura che penso faccia piacere anche ai tifosi, poter avere anche altre tipologie di contatto con questi calciatori o avere anche diciamo altre fonti che fanno da tramite tra la tifoseria e il calciatore appunto. Dall'altro lato inoltre secondo me è stato anche un modo per dare valore a tanti giornalisti che non fanno parte appunto del solito giro dei grandi media, dei TV e dei quotidiani, per poter appunto interagire con un tesserato, riconoscendo quindi il valore del lavoro che comunque viene svolto da tante persone tutti i giorni, da anni e oltre all'ambito lavorativo lo fa ovviamente anche con grandissima passione, come noi ovviamente. Quindi faccio i miei complimenti all'ufficio stampa dell'Inter per questo evento, ringrazio anche lo stesso Di Marco chiaramente per la grande disponibilità e la simpatia. Speriamo ovviamente di poter replicare poi spesso questo tipo di eventi anche con altri calciatori e magari con qualcuno dello staff e della dirigenza, chi lo sa, anche perché come sapete ragazzi noi di Passione Inter oltre a svolgere la nostra attività giornalistica cerchiamo di dare un grande valore alla community dei tifosi e non a caso prima di questa chiacchierata ci siamo confrontati anche all'interno della nostra community come facciamo sempre perché come sapete con i nostri abbonati su passioneinter.club, ripeto su passioneinter.club, quelli che fanno parte della nostra community appunto quando andiamo ad intervistare qualche protagonista del presente o del passato dell'Inter ci confrontiamo internamente dando loro la possibilità di darci e di proporre le loro domande in esclusiva che poi noi andiamo a rivolgere ai nostri intervistati. Ovviamente io, essendo giornalista, ci metto un po' il mio filtro, aggiungo anche del mio, ma appunto con questo confronto che c'è all'interno di passioneinter.club abbiamo dato l'opportunità anche ai tifosi in qualche modo di poter far sentire la propria voce, in un certo senso di dialogare, seppur a distanza con Di Marco. Prima di farvi ascoltare quelle che sono state le mie domande, quindi di farvi ascoltare poi anche le risposte che Di Marco mi ha dato, vorrei evidenziarvi tre risposte più interessanti, secondo me, tre temi principali all'interno di questo botta e risposta che c'è stato tra Di Marco e i giornalisti del web. Il primo, innanzitutto, tutte le sue interviste e anche in questa, quindi, Di Marco ha sempre fatto trasparire, secondo me, un grande senso di appartenenza e comunque il suo grande tifo interista che non ha mai nascosto, anzi, ovviamente ha sempre ribadito il suo essere nato nerazzurro dentro.
Quindi gli è stato chiesto, una domanda interessante, quanto è difficile difendere la maglia dell'Inter essendone anche un tifoso di questa squadra, e Di Marco ha risposto in questo modo che ora vi leggo, me lo sono appuntato. Penso che non sia facile, ma non è un peso perché lo faccio con piacere. Quando vesto questa maglia qua non è come vestire le altre, quindi un grande senso di appartenenza. Secondo punto, secondo tema, si è parlato molto chiaramente anche della sua evoluzione a livello di carriera e soprattutto a livello di ruolo, di coinvolgimento in questa nuova appunto esperienza che ha avuto tra Verona ed Inter di terzo di difesa. Nasceva lui come giocatore offensivo per poi piano piano retrocedere fino appunto alla difesa, e allora Di Marco ha raccontato innanzitutto di avere un buonissimo rapporto con Bastoni, che sulla carta sarebbe in concorrenza, diciamo tra virgolette, con lui per quel ruolo, e poi anche con Kolarov, altro giocatore con grande esperienza che appunto gli sta dando tanti consigli. E poi proprio su questo tema, tra l'altro, Di Marco ha speso anche delle bellissime parole, soprattutto per Ivan Juric, il tecnico che lo ha fatto crescere molto, gli ha dato una grandissima mano a Verona, e poi Simone Inzaghi, che ovviamente adesso lo sta facendo crescere ulteriormente nell'Inter. Terzo tema importante, interessante secondo me, nella parte finale ovviamente si è parlato anche di questo momento di flessione dell'Inter e del tema scudetto, si è parlato poi anche chiaramente del risultato purtroppo non positivo contro il Sassuolo e quindi le prospettive da qui in avanti per lo scudetto. Qui Di Marco, vi devo dire ragazzi, mi ha dato una sensazione di grossa convinzione nei mezzi dell'Inter, mi è piaciuto il modo in cui lui non è uno che parla tantissimo, va diretto ai punti, lo fa per me con una grande sincerità, grande consapevolezza della forza di questa squadra, e quindi ci ha dato una sensazione, almeno io ho avvertito, una sensazione di fiducia nel percorso che farà l'Inter da qui al termine della stagione. Sul Sassuolo in particolare ho avuto la sensazione dalle sue parole che sia lui che il gruppo Inter abbiano già messo da parte l'incidente di percorso contro il Sassuolo, diciamo così, e si siano già focalizzati subito sul ripartire, sull'andare avanti, ripartire già dalla prossima gara e arrivare fino in fondo a raggiungere l'obiettivo, perché chiaramente tutti quanti sentono la possibilità, gli si è accesa un po' la luce negli occhi quando gli è stato ribadito che c'è la possibilità concreta di vincere il 20° scudetto e di entrare ovviamente nell'Albo d'Oro con un traguardo importantissimo e scrivere il proprio nome nella storia. Tant'è che tra l'altro poi alla domanda specifica gli è stato chiesto: l'Inter vincerà lo scudetto secondo te? Di Marco non si è nascosto, ha risposto sì con una bella convinzione, e io personalmente preferisco chi ci mette la faccia e si assume la responsabilità di responsabilizzarsi ulteriormente rispetto a chi invece fa tanti discorsi, tanti voli, eccetera, senza poi dire nulla, senza poi dare una risposta concreta e nascondendosi. Quindi bravo Di Marco, almeno da parte mia. A questo punto però vi lascio anche a quelle che sono state le mie domande, alle domande che ho fatto a Federico Di Marco, e vi faccio ascoltare ovviamente anche le sue risposte. Continuiamo con Passione Inter. Vi ricordo di presentarvi. Buon pomeriggio Lorenzo Polimanti, Passione Inter. Ciao Federico. Ciao, buon pomeriggio. Federico, a proposito del rinnovo, volevo chiederti, hai firmato un contratto fino al 2026, quindi diversi anni, e quindi volevo sapere se ci puoi raccontare che cosa ti ha convinto in particolare, quali sono i piani che ti sono stati prospettati, magari a livello personale e anche di squadra, che cosa ti aspetti? Ma per quanto riguarda il rinnovo c'era poco da convincere, cioè, la mia idea era già dall'estate il fatto quello di voler rimanere all'Inter, senza nessun dubbio. Qual era l'altra E, domanda? no, che cosa, diciamo, quali sono, se ci puoi raccontare se ti sono stati prospettati dei piani a livello personale, di che cosa ti aspetti, ecco, da questi tuoi 4 anni di contratto all'Inter. Ma io cioè, non cerco sempre di pensare giorno dopo giorno e non di pensare anno per anno. Quindi penso che adesso dobbiamo pensare a far bene in campionato, in tutte le competizioni che siamo dentro, e poi quello che sarà l'anno prossimo si vedrà. E un'ultimissima domanda, volevo chiederti, visto che hai vissuto il mondo Inter, diciamo diverse Inter della storia recente, se ci racconti qualcosa che dall'esterno non riusciamo a vedere, che ci fa capire quanto è cresciuta secondo te l'Inter, negli ultimi anni, appunto da quella che hai vissuto tu.
Ma io la prima volta che sono venuto qua in prima squadra avevo 16 anni, c'era Mancini, ma penso che l'Inter da quando è arrivato, se non mi sbaglio, Spalletti, ha iniziato un percorso di crescita, arrivando alla qualificazione in Champions e poi dopo Spalletti è arrivato Conte portando l'Inter a vincere lo scudetto e speriamo quest'anno di rifarci, ma penso che comunque si veda anche agli occhi della gente che l'Inter ha fatto una crescita esponenziale, sia in campo che fuori. Penso che è una società che merita e deve rimanere sempre in alto in classifica. Grazie Grazie. Lorenzo. Queste allora erano le risposte di Federico Di Marco alle mie domande. Fatemi sapere che ne pensate ed eventualmente anche che domanda gli avreste fatto voi. Scrivetemelo nei commenti. Vi ricordo a tal proposito, come vi accennavo poco fa e come sicuramente saprete, se andate su passioneinter.club potete abbonarvi e entrare a far parte della nostra community, così da poter inviare anche voi le vostre domande, le vostre curiosità quando realizzeremo altre interviste, come facciamo spesso con i protagonisti del mondo Inter di oggi e del passato. Oltre a questo avete accesso a tutta una lunga serie di vantaggi e non solo, che trovate appunto su www.passioneinter.club. In descrizione a questo episodio vi lascio il link al nostro sito passioneinter.com per leggere l'intervista completa con tutti i passaggi se volete approfondire. Fatemi sapere inoltre se mi avete seguito fino a qui mettendo nei commenti l'emoji, facciamo del microfono, quella che utilizziamo sempre quando si parla di interviste. Io vi ringrazio per la vostra attenzione, spero abbiate apprezzato questo contenuto, quindi datemi un feedback anche da questo punto di vista e vi aspetto come ogni giorno in diretta alle 19:30 per l'appuntamento quotidiano con Passione Inter.